Nel lavoro di Pino Pinelli direbbero i francesi tout se tient, tutto si tiene. È un lavoro che unisce insieme arte e vita, che unisce insieme il pensiero alla fisicità. E lo vediamo in queste prime opere degli anni 70, in cui la superficie si anima di macule, la superficie è vibrante e la pittura incomincia ad espandersi, a rompere il recinto sacro del quadro, il recinto sacro determinato dal telaio. Pino Pinelli non è un artista idolo, non è un artista che ha fatto della propria vita un'esperienza da vendere agli altri, come fece Andy Warhol, e non è neanche uno di quegli artisti la cui biografia si è impossessata di parte della società, come è successo con Vincent van Gogh. È un artista costruttore, cioè è un artista che ha lavorato nella costruzione continuativa del quadro. È un artista che ha iterato il quadro. Iter vuol dire proprio il cammino, e il quadro è diventato un cammino, è diventato un lavoro di costruzione, dai lavori degli anni 70 e da quel suo tagliare il rettangolo del quadro, fino ai lavori che poi successivamente deflagrano nello spazio. Pino Pinelli arriva a Milano da Catania nel 1963 e nel 1968 ha la sua prima mostra personale alla Galleria Bergamini. Nel corso degli anni 70 incomincia quella ricerca particolare che lo renderà uno degli artisti più significativi della metà del secolo passato. Pino Pinelli incomincia subito a lavorare sulla rottura della forma quadro, e questo avviene in due modi. Innanzitutto aprendo letteralmente il quadro, quindi invadendo con la pittura prima di tutto gli estremi, le estremità del quadro, e poi separando, tagliando il quadro, per cui il rettangolo viene tagliato, il quadrato viene tagliato. Quello che affiora, oltre alla pittura, è la parete retrostante. La parete retrostante diventa parte dell'opera. La pittura si espande nello spazio. La pittura si era espansa anche sulla superficie pittorica, che era già negli anni 70 una superficie viva, una superficie vibrante, una superficie in cui affiorava una sorta di, come potremmo dire, di memoria orografica. Lui le chiamava topologie, proprio perché c'era questa idea di un luogo che poi si apre, di un luogo connotato che si espande e che comincia a dilatarsi nell'ambiente, nello spazio. La superficie è animata, nel 1974 usa addirittura la flanella come base, proprio per dare questa qualità tattile alla pittura. Ma è dal 1976 che la pittura e che l'opera di Pinelli si dissemina ulteriormente nell'ambiente. Ricorda un po' quell'opera straordinaria di Millet del 1850, in cui il seminatore nel campo è preso proprio da una contrazione dinamica, e la stessa contrazione dinamica è quella del gesto di Pinelli che dissemina la pittura sulla parete. La parete e lo spazio diventano protagonisti. Da una parte quindi l'attenzione tellurica, tridimensionale alla superficie, e dall'altra parte la leggerezza di un gesto che non è più il gesto informale, ma è un gesto di libertà assoluta e di conquista dello spazio.